Ivan Fiorillo per Radio Onda Verde. La storia del Mezzogiorno è fatta di manoscritti che attendono per secoli nell'ombra di biblioteche private prima di svelare i segreti di un'epoca. Una delle vicende editoriali più affascinanti riguarda una cronaca quattrocentesca che, pur narrando le vicende della Napoli aragonese, è indissolubilmente legata al nome di Monteleone. Questo legame non nasce dal contenuto geografico delle pagine, ma dal luogo che per generazioni ha protetto il documento, la prestigiosa biblioteca della famiglia Pignatelli, duchi della città vibonese. È qui che il testo ha trovato rifugio, assumendo quel titolo di Diurnali del duca di Monteleone che lo avrebbe reso celebre tra gli studiosi, diventando un ponte ideale tra la capitale del regno e la provincia calabrese. La particolarità di questo volume risiede proprio nel suo lungo silenzio e nella sua successiva riscoperta. Per molto tempo il manoscritto rimase un tesoro di famiglia, noto solo a pochi eruditi che avevano avuto il privilegio di consultare i fondi archivistici dei Pignatelli. La sua identità era avvolta nel mistero, un diario anonimo, scritto con la precisione di chi viveva quotidianamente tra le stanze del potere aragonese, capace di registrare con lo stesso rigore sia i grandi trattati internazionali che i minimi dettagli della vita sociale napoletana. Il fatto che fosse conservato a Monteleone ha conferito al testo un'aura di esclusività, rendendo la biblioteca ducale un punto di riferimento obbligato per chiunque volesse ricostruire i decenni cruciali che precedettero la caduta della dinastia di Ferrante I nel 1494. Il passaggio dalla dimensione privata a quella pubblica avvenne grazie a un'operazione culturale di immenso valore filologico condotta alla fine del XIX secolo. Nunzio Federico Faraglia, uno dei più attenti storiografi del tempo, si assunse l'onere di strappare all'anonimato questo prezioso documento. La sua edizione del 1895 non fu una semplice trascrizione, ma una vera e propria operazione di restauro intellettuale. Faraglia dovette confrontarsi con una tradizione manoscritta complessa, cercando di districare le attribuzioni incerte che nel corso dei secoli avevano accostato il testo a nomi diversi. Fu proprio lui a consolidare la denominazione legata al ducato vibonese, riconoscendo il merito storico della famiglia Pignatelli nell'aver preservato un'opera che altrimenti sarebbe andata perduta nelle pieghe dei secoli. L'introduzione al volume rappresenta ancora oggi una lezione di metodo e di amore per la ricerca documentaria. In quelle pagine viene ripercorsa la fortuna critica del manoscritto, spiegando come una cronaca nata negli ultimi decenni del XV secolo sia potuta diventare un pilastro della cultura meridionale, grazie alla custodia di una nobiltà capace di guardare oltre i propri confini. Monteleone emerge così non solo come centro di potere politico, ma come un'isola di conservazione culturale, un'arca dove la memoria del regno trovò scampo durante le turbolenze dei secoli successivi. La pubblicazione dell'opera segnò una svolta, permettendo alla storiografia moderna di accedere a dettagli inediti sulla Napoli del Rinascimento, dalle cerimonie di corte alle descrizioni urbanistiche ormai sbiadite dal tempo. Questa vicenda editoriale ci ricorda che la grande storia spesso sopravvive grazie alla cura silenziosa dei centri che sanno farsi custodi del sapere. La scelta di far rivivere i diurnali ha restituito alla Calabria e all'intero Mezzogiorno un frammento fondamentale della propria identità. Attraverso il lavoro di Faraglia e la lungimiranza della biblioteca dei Pignatelli, Monteleone ha inciso il proprio nome negli annali della storiografia italiana. Oggi, leggendo quelle pagine, si rende omaggio a una tradizione di studio che ha saputo trasformare un diario privato in un patrimonio collettivo,
confermando la città vibonese come protagonista silenziosa della memoria storica nazionale. Ivan Fiorillo per Radio Onda Verde.